Le gomme possono scoppiare. La gomma scoppiata, abbiamo dovuto metterla qua. Speriamo di trovarla. Non so dove lo porta. C'est fini, Oui. c'est fini. È il vero shakeramento. Ragazzi, non ce la faccio più. Vai piano col fuoristrada, vai piano, perché le gomme possono scoppiare, ragazzi. Comunque, adesso andiamo in paese. Sai cosa abbiamo autostrada? No, bisogna andare verso la moschea, questa qua. Sì, per uscire. Forse qua, guarda. Di qua. No, non ce la faccio, devi venire. Non la faccio io la strada. Praticamente niente, adesso dobbiamo uscire, andare in paese e cercare di trovare Il gommista. un gommista. Ma dove cacchio è? Ma qui c'è la sabbia dopo. Sì, lo so. E nonostante in giro qua ci sia tantissima spazzatura abbandonata, però noi ce la portiamo via la nostra spazzatura. Guardate come siamo combinati. Eccola qua. Trasporto nettezza urbana all'esterno del camper, perché all'interno c'è già di tutto. La gomma scoppiata, abbiamo dovuto metterla qua e adesso la daremo al gommista. Lì c'è tutta la roba che stiamo portando ai ragazzi del Senegal e dietro ce n'è altra. Tecnicamente la gomma non è scoppiata, meno male. Speriamo di trovarla. Quelle che so per certo che sono più commerciali sono le 195. Vediamo se eventualmente si possono ordinare. È all'interno all'otto. Però questo ci fa ritardare nel nostro plan de marche. È giusto. Magari. Siamo al benzinaio. Ci hanno detto che qui una volta c'era la boutique des pneumatiques. Suona bene, però non c'è più, quindi dobbiamo chiedere al benzinaio dove si è trasferito questo ragazzo. Era molto quotato perché tutti gli italiani, insomma, che si fermano qui a Bir Ganduz per vari mesi a svernare avevano utilizzato questo servizio e ce lo consigliano. Se fermé. Ora qui c'è un altro che è ben frequentato. Ben quotato. Ben frequentato, guarda quanta gente. Non so dove lo porta. Intanto chiunque passi di qua mi saluta in 18 lingue. Penso che siano interessati a capire da dove veniamo. Niente, Allora sono quindi chiusi. chi è chiuso? E i due che abbiamo visto. Lui mi ha accompagnato quello là che abbiamo visto e ha detto se per me. Allora fa in frontiera, per 80 km. Mi fa vai piano. Grazie al cazzo. Ma scusa, ma loro non hanno questo... No. Cioè, cosa... Boh, Ha detto che qua c'è poco lavoro e quindi non ne hanno. Se no a Dakla ho sentito che diceva. Omar di Dakla, sì vabbè, Dakla sono 300 km, torniamo mica indietro. Prima di andare in frontiera proviamo alla Shell, non si sa se ce l'hanno. mi ha detto che praticamente devo tornare da un quarto, che io l'avevo visto ma è chiuso, e lui mi ha detto no guarda magari è andato via mezz'ora ma c'è. Boh, andiamo lì avanti, c'è anche un numero di telefono, massimo provo a chiamarlo e vediamo. Dov'è? Questo? Aperto! Prima era chiuso, adesso è aperto. Eccolo qua. Speriamo. C'est fini. C'est fini, Oui. c'est fini. Changer? يشوفوا انت تحطوا قدام المحل يشوفوا اللي كان يركبوا. ماشي. Che te lo cerca? Mi ha detto guarda io adesso mezz'oretta mangio perché stavano mangiando. Non parla neanche francese questo. Mi ha trovato una gomma usata che è 205 R14 ed è 8 PR che è quello. Ah, uguale alla nostra allora. Esatto. Invece questa qua è la nostra. Ah, ma adesso ce lo fa in tempo breve o devono prima mangiare? Ah, ragazzi che stress. Allora l'avete visto, l'abbiamo trovata è usata, ok, ma è più per, non la metto sotto, è più per sicurezza mia di avere una gomma di scorta perché le strade sono brutte. Si rompono già normalmente su quelle strade, figurati quando siamo noi, adesso stiamo portando tutti sti aiuti e siamo carichi, sicuramente siamo fuori peso. Adesso cercherò di distribuire del peso anche davanti per alleggerire il posteriore perché là c'è tantissimo tono ondulé e le gomme saranno sollecitate tanto e tutta la struttura. Quindi insomma almeno avere una gomma di scorta che se dovessi rompere la metto sotto quella, vado ancora più piano ma almeno arrivo e poi le cambierò, insomma. Poi come dicono qua inshallah troveremo poi una soluzione.
80 dirham, ma figurati se vuole 80 dirham. Vuole 80 dirham? La ruota delle Barbie per 8 euro. Allora ragazzi, la ruota l'abbiamo cambiata, ma quando sono venuto qua a prenderla non era la stessa che avevo pattuito. E lui mi ha cercato di spiegare il perché e me l'ha fatta vedere. Praticamente anche quella che mi stava montando se n'è accorto, probabilmente montandola, che aveva più o meno lo stesso difetto, nel senso che era spanciata sul lato, un inizio di bolla. Allora me ne ha messo una più vecchia, il battistrada molto più consumato, ok, una ruota di scorta. Quando monti quella vai 40 all'ora, arrivi dal primo gommista. Però mi ha detto comunque va questa qua, non ha già il problema. Ovviamente il prezzo me l'ha fatto pagare solo ed esclusivamente, diciamo, il cambio gomma, quindi ho pagato 8 euro. E vabbè. Siamo ancora a Birganduz, dopo il cambio gomma stiamo andando a fare un po' di spesa prima di passare il confine con la Mauritania. Il paese è questa, piazza centrale, più o meno, chiamiamola piazza, con dei negozietti tutti intorno. Attenzione del porto di sabbia. Che? Deposito di sabbia sulla strada, attenzione. Ah, hai letto, ecco perché mi parlavi bene. E io che pensavo. Perché praticamente quando c'è tempesta di sabbia, ok, giustamente loro non è che vengono a pulire le strade. Se si deposita e ti fa un cubuletto è come fosse una rama che non è molle, quindi parti via. O, insomma, devi fare attenzione. Questa è la via che ti conduce alla frontiera. Gergerat è il paese di confine dove ci sono 18 benzinai, una banca e un mini market. E la frontiera chiude al pomeriggio, quindi domani mattina ci avvieremo e faremo il passaggio. Mi sento un portatore d'acqua del deserto. Un cammello? Un dromedario, stupido. La gobba, ho capito, sì sì. Ci siamo fermati qui a Gergerat. Nota località in provincia di Sfaxien, che è praticamente il confine con la Sfaxien. Sanno No, loro dove dai, è me l'ho il detto prima. confine con la Mauritania, Marocco-Mauritania. È una frontiera in teoria semplice, però noi abbiamo optato per prendere un passeur, Sì. che sono delle persone che ti aiutano a sbrigare più velocemente, diciamo, le pratiche burocratiche, che poi sono polizia, passaporti, ingresso del mezzo, in questo caso uscita. Assicurazione, Esatto. L'assicurazione verrà fatta per la parte della Mauritania. certo. Stessa cosa, passaporti delle due persone, ingresso del mezzo, in questo caso la visa, perché abbiamo dovuto fare le vise elettroniche, poi vi parleremo, e bisogna fare l'assicurazione. Del mezzo. Quindi arrivati a questo confine abbiamo pensato di fare un attimo il punto della situazione, un po' per noi, perché Sì. abbiamo un elenco di cose da controllare, perché questo confine, pur essendo facile, ci sono delle particolarità. Quindi ho un elenco stile riunione di condominio Esatto, l'elenco del giorno. e può servire anche a voi magari ascoltare queste nostre elucubrazioni mentali, perché per passare questo confine bisogna fare attenzione a queste cose. Inforco gli occhiali. Aspetta che prendo una penna, magari le spunto, cosa ne dici? Sì. Elenco della giornata tipica a una frontiera. Informazioni trovate. Dunque, al posto di frontiera si può dormire e fare il pieno. Siamo distributori della Shell, appunto abbiamo parcheggiato e fatto il pieno, il prezzo è leggermente più alto, ma parliamo di centesimi. Va benissimo. Bisogna fare il visto per entrare in Mauritania. Si può fare online. La richiesta da fare su un sito che si chiama anrpts.gov e si chiede questa visa di 30 giorni con un ingresso unico, costa 55 euro da pagare in euro direttamente alla frontiera di là. Ed è una novità di quest'anno. 2025. Ragazzi, mettetevelo in testa, alcol in Mauritania è vietatissimo, maiale in Mauritania, ahimè, è vietatissimo. Giusto per farvi un esempio, sulla portale d'ingresso c'è scritto benvenuti in una repubblica islamica. Sono molto così, da rispettare, è il loro credo, e quindi non fate una cavolata perché sono severi. La valuta della Mauritania si chiama oghiyas. Praticamente, me lo sono scritto perché è complicato, 100 oghiyas, che sono abbreviati in MRU,
sono 2,17 euro e hanno un botto di banconote. Quando tu cambi 20 euro ti danno 1000 oghillas e sono biglietti tutti singoli, quindi tu per avere 100 euro vai via con una valigia. In più loro hanno una vecchia valuta che ha uno zero in più, esatto. Quindi quando ti dicono che una cosa costa 10.000 potrebbe essere 10.000 delle vecchie, quindi 1000 delle nuove, quindi 20 euro. Sì, devi fare attenzione, 200, perché molte volte loro ragionano con la vecchia moneta, quindi ti dicono 20.000 però è 200 e non 20.000. sì vabbè, insomma un casino. Devi fare attenzione. Vedremo, però non abbiamo ancora cambiato, cambieremo quando passiamo dall'altra parte. Nel frattempo è venuta notte perché si è messo un camion di fianco a noi. Un camion gigante. Una cosa importante è che non dovete fare la patente internazionale perché la patente italiana è valida per 6 mesi. L'assicurazione del veicolo non so di un'assicurazione italiana che la copra, quindi appena passata la frontiera va fatta l'assicurazione, più o meno, perché poi insomma abbiamo sentito valori differenti, calcolate un 30 euro per un paio di settimane. Per quanto riguarda l'importazione del veicolo, ci sarebbe scritto in teoria che serve il carnet de passage, ma in realtà non lo chiedono, non lo fanno, non lo utilizzano, basta fare l'importazione temporanea del veicolo. La frontiera dovrebbe essere aperta dalle 9 alle 19. Abbiamo chiesto conferma a che ora apre domani mattina e ci hanno confermato alle 9. 9 ora marocchina, perché quando passiamo di là è un'ora in meno. Un'altra cosa importante quando si sta per passare è avere già pronte le fiche de police, quindi dei fogli con i propri dati. Si possono scrivere a mano, si possono compilare dei foglietti fatti da voi e noi abbiamo preferito stampare i passaporti, quindi abbiamo già tutti i documenti e abbiamo fatto 40 copie. Per chi non ce l'ha già, l'assicurazione sanitaria potrebbe essere sicuramente da tenere in considerazione. Non è un obbligo, non te la chiedono, però bisogna averla se volete stare tranquilli perché non si sa mai cosa vi può succedere, quindi stipulate un'assicurazione sanitaria prima di entrare nel paese. Detto questo, stiamo valutando se metterci in coda in questo momento. Alle 7 chiudono la frontiera e quindi già essere pronti per domani mattina e quindi dormire lì, oppure stare qua, aspettare un attimino che passino, insomma, e metterci in coda dopo. Abbiamo deciso di spostarci subito. Che ore sono? Manca ancora un quarto d'ora, Mi fermo al lato, tanto tiro le canne. Probabilmente domani mattina tanti di questi camion si metteranno in coda. Alla fine la polizia ci ha mandato via, siamo a 10 metri qua. C'è il mio amico che mi sta facendo un cappuccino italiano. Uè, maravilla, cosa mi fai? La cappuccino italiano. Sì, claro. Vediamo come lo fa. È il miglior cappuccino del mondo. Sì, del mondo del Sahara. Quando venite qua in frontiera, cappuccino da Mohammed. Comunque, stavo dicendo che siamo qua, frontiera è qua, c'è 100 metri, c'è un po' di vento. Col cioccolato. Ma veramente, ti stai facendo questa cosa? Sei mejor che in Italia. Calenti. È buono. Sono quasi le 9, sta albeggiando finalmente, quindi tra poco aprirà la frontiera. Soprattutto cani che continuavano a abbaiare tutta la notte, veramente troppi. Infatti speravo di incontrarne uno stamattina per dirgli qualcosa, col cane sicuramente. E adesso niente, vi faremo vedere quello che si può. Lo sapete, no? Che non sempre si può riprendere, quindi... Bonjour. Ah, visa. À droite, monsieur. À droite. Le scanner. Merci. Marina! Scendi anche tu di prendere visa. Ok? Alt. Sembrava strano che qualcosa andasse bene. Siamo qua fermi da 10 minuti, fanno partire lo scanner e fa solo bio, come se stesse bene, poi a un certo punto si ferma e si accende la luce verde e dice vabbè, allora lo faccio ripartire. Insomma, praticamente 10 minuti che stiamo andando avanti. Avevamo interrotto il poliziotto che è venuto qua
Controllare i sensori. Sì, controllare i sensori di apertura e chiusura. Cioè, alla fine comunque non sta funzionando, quindi aspettiamo. Eccoci, siamo passati. Questo è l'ultimo controllo. Stiamo aspettando che ci ridiano il passaporto, ma intanto vi faccio vedere l'inizio della terra di nessuno. Questo qui è il punto dove iniziano i vari passeur a offrirti il loro servizio di guida e sbrigamento delle pratiche per una cifra che però molti non ti dicono, quindi qua ci sono le maggiori, diciamo tra virgolette, truffe. Se uno vuole un aiuto bisogna concordare il prezzo prima. Noi abbiamo avuto il nome di questo signore da un altro ragazzo italiano, quindi ci siamo messi d'accordo prima di arrivare, l'abbiamo contattato per telefono e lui ci ha già aspettato qui fuori, quindi noi qui fuori siamo già diciamo nelle sue mani. Bene ragazzi, allora abbiamo il passeur, ha già preso i nostri documenti eccetera, è fidato perché molti passano con lui. E adesso facciamo 4 km chiamata la terra di nessuno, perché è una terra di separazione che non è riconosciuta né dal Marocco né dall'altra parte. Questa strada in teoria non è asfaltata e quindi insomma adesso vediamo un attimino perché dovrebbe essere messa male. Abbiamo capito i soldi, che sono già difficili da capire perché 135.000, ma poi alla fine se li conti ti hanno dati meno, però vabbè, perché levano gli zeri. Poi lo spiegherà bene Marina. Adesso ci ha chiesto quanto giorni di assicurazione vogliamo fare. Noi abbiamo detto 10 giorni che ce la prendiamo con calma, poi se usciamo prima va bene. E adesso ci sta accompagnando nella terra di nessuno. E per adesso è asfaltato sto pezzo, speriamo che continui così, ma sono 4 km in teoria non asfaltati per arrivare al border della Mauritania. Adesso vi faccio vedere. Per ora la strada è così, sembra quella del Marocco, più o meno, anche meglio. Vediamo quanto dura. Qui finisce l'asfalto e lui vorrebbe che noi superassimo, penso. Oh cazzo. Lui ci dice che di lì è meglio. C'è la sabbia. Che slittamento. Prima tenevo fermo il telefono, adesso voglio farvi vedere il vero shakeramento. Allora faccio un grandangolo così vedete bene. Io l'unica cosa che sono molto concentrato perché sto cercando di caricare il meno possibile la ruota di destra. Penso che l'abbiamo già spanciata una e non voglio spanciare la seconda, quindi insomma comunque dai, sono quasi finiti i 4 km. Sì, intravedo la frontiera, là c'è il cancello della frontiera. Ragazzi, che emozione, finalmente vediamo per la prima volta la bandiera della Mauritania. Ci siamo quasi. Registrazione, 3 canali avviati. Ma siamo già all'interno della frontiera della Mauritania, ci ha fatto parcheggiare dentro. È circa mezz'ora che Mauri è andato con il passeur dentro a questo ufficio con le spade fuori verdi con scritto Repubblica Islamica di Mauritania.
non so che tipo di ufficio sia, immagino che sia quello dove si fa tutto, sia consegnare i visti che fare l'assicurazione. Sarà circa mezz'ora che è andato via, forse anche un po' di più ormai, sì, 45 minuti. E niente, io non vedo dentro, non so cosa sta facendo. Lui non sta sicuramente riprendendo perché non si può, ce l'ha detto anche il passeur di non riprendere assolutamente. Detto questo, io nel frattempo ho scoperto che il cambio che ci ha applicato lui è 1,45, invece l'ufficiale sarebbe 1,46, ma comunque difficilmente l'avremmo trovato in un altro posto, cioè penso che tutti ci facciano comunque un po' di cresta, quindi 1,45 oghillas, quindi per 300 euro ci ha dato 13.500 oghillas, però ci ha detto 135.000 ed è lì che nasce insomma il qui pro quo. Bisogna togliere uno zero da quello che pensano loro. Devi chiederglielo un po' da... Era il contratto della cucina che hanno di là. Ray-Ban, Vai, Con i miei Ray-Ban. vieni a Ray-Ban, d'origine. origine. Grazie amica. Grazie, Il miglior passeur. merci. Perfetto. Sei pronto a dirlo? Sì, sono pronto. Cosa dobbiamo dire? Mauritania Presa! Nuovo paese, nuova sfida, nuova avventura e andiamo a mangiare. Adesso la sfida è guidare fino a quando non si trova un posto per fermarsi, perché la strada della Mauritania, dicono, ancora non lo sappiamo, essere una striscia di asfalto buttata in mezzo alla sabbia, quindi non si può uscire da nessuna parte. Andiamo a cercare un posto. Passaggio a livello. Sarebbe bello trovarlo chiuso e veder passare il treno, perché qua passa un treno famosissimo. Questa ferrovia è famosa perché qui c'è un treno merci più lungo del mondo che porta del materiale, adesso non so bene se è carbone, comunque va in mezzo al deserto per 1000 km ed è famoso tra i viaggiatori. Molti si fermano qua per vedere questo treno di notte passare. Ci sono alcuni viaggiatori che sono saliti sopra in corsa perché è un mezzo di trasporto illegale che viene utilizzato dai viaggiatori per andare appunto in queste città in mezzo al deserto. Ed è proprio caratteristico, cercatelo su internet. Allora, vedete quella sabbiettina che viaggia sopra alla strada? Allora, non è una tempesta di sabbia assolutamente, però tenete in considerazione che quando c'è una tempesta di sabbia, tu la strada non la vedi, vedi solo questa sabbia 10 cm sopra che viaggia, che è quella pericolosa perché ti nasconde o l'accumulo di sabbia o le buche, e quindi bisogna andare veramente piano. Ora, noi in tempesta di sabbia l'avevamo presa solo la volta scorsa, ma era abbastanza gestibile. Qua mi hanno detto, cosa che probabilmente domani ci sarà, se c'è la tempesta di sabbia fermati o comunque non partire, perché poi non puoi fermarti. Intravediamo delle piccole casette che fanno da villaggi, ma non sono neanche collegati da strade, quando c'è stato il primo blocco della polizia che ci ha chiesto la fiche de police. Abbiamo dato i nostri 2 passaporti stampati e sono andati bene, non hanno chiesto niente del mezzo, quindi dovremmo andare bene così. Ne abbiamo stampate 40, vediamo quante ne usiamo. Sperando, come si suol dire, no? Gli basti quello.
Poulet Noir. Ecco un pezzettino dove ci si può parcheggiare, giusto per mangiare qualcosa, perché sono quasi le 2 per noi. 1 metro in più eravamo nella sabbia. Fermati all'autogrill. Il nostro primo pranzo in Mauritania è dato da un panino che ci siamo presi ieri, sapendo appunto che avremmo fatto tardi. In questo panino c'è dentro dell'avocado, del pomodoro fresco, delle fette di un salame non identificato di tacchino Un po' piccante, piccante. senza saperlo. È un pranzo veloce perché poi dopo dobbiamo proseguire, non sapevamo se addirittura potevamo fermarci. Mi ha detto Massimo, Marina avete detto fare i panini, io continuo a guidare. Poi vi spiego cosa è successo in dogana. Questo è quello che vediamo dal nostro oblò laterale, ovvero lo spiazzo con tutti i negozi della città. Non so come ci si possa arrivare in mezzo a sta sabbia, ma c'è anche il meccanico e il gommista. Dopo questo paninazzo stile autogrill in Italia, vi racconto cosa è successo nella dogana. Noi appunto abbiamo preso un passeur, che sono appunto queste persone che ti aiutano, l'avevo già detto e stradetto. Questa qua è una persona che vi fa fare tutti i sacrosanti passaggi, diciamo dal Mauritania, per entrare in Mauritania. La parte marocchina la fai da solo. Anche se devo dire abbiamo avuto qualche difficoltà, perché a uno gli mancava una firma, o meglio a me mancava una firma che uno non mi ha messo, e poi mi ha chiesto scusa, però per capire chi mancava ci ho messo un attimo. Il passeur cosa fa? Ti prende i documenti e inizia a fare lui tutte le procedure per te. Ti fanno entrare, ti dicono parcheggia qua, lui sparisce e dopo 5, 10, 15 minuti, dipende un attimino dal traffico che c'è lì, lui torna e ti dice ok, andiamo avanti. Passi davanti alla polizia che ti dice avanti, 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 mentre gli altri li ferma, ti fa fare altri metri e dopodiché ti fa aspetta qua e lui va di nuovo, sparisce. Finché a un bel punto lui ti dice ok, vieni con me, tu vai in alcuni uffici dove devono riconoscere la tua faccia, fa le sue varie procedure, poi riesci, rifai altri metri, arrivi verso la fine dove praticamente controllano l'enne cose che ha fatto lui che vanno tutte bene e paghi i 55 euro per entrare, che è il costo della visa, che non, ovviamente se l'hai fatto online poi dovrai pagare in qualche ufficio, più 10 euro dell'importazione del mezzo, e alla fine poi lui si occupa anche di farti l'assicurazione, tu gli devi dire quanto, ok, ti consegna tutto, tu poi paghi lui che sono 20 euro e te ne vai tranquillamente. Tutto questo comunque fatto da lui sono durate lato Mauritania 2 ore, no Mari? 1 ora dal Marocco, 3 ore in Mauritania. Ok, e l'ha fatto lui, perché abbiamo visto gente che era lì che non si è mossa neanche dal primo ufficio, quindi io lo consiglio per 20 euro. Poi magari c'hai fortuna, c'è gente magari più esperta, va, parla e lo gestisce lui. Io sinceramente per levarmi i problemi ho scelto questo. Se volete poi maggiori dettagli vi scrivete in privato e magari cerchiamo di darvi le informazioni che abbiamo oggi, perché poi nel tempo cambiano. La strada asfaltata recentemente e inizia il calvario delle buche.
Bonjour. Giù. Fish. Ça va? Oui, ça va? Bonne route. Merci beaucoup. Au revoir. Fish. Ça va? One shot. Merci. Siamo entrati in Chami, che dovrebbe essere l'unica cittadina di strada con della strada. Si fa fatica anche andare al benzinaio perché bisogna passare nelle dune. C'è un gommista. Anche delle capre. Ragazzi, non ce la faccio più. Sono dovuto fermare qui a Chami, che avete visto entrando. Intanto è tutto uguale qua. Sabbia, sabbia, strada in mezzo, buche, buche, buche. Però vabbè, questo posto qua è una piccola cittadina, non a metà purtroppo, ma quasi. Domani ci aspettano altri 250 km dove non si può fermare, perché la cosa in Mauritania è che quando tu inizi a guidare non puoi fermarti al lato. C'è poco da fare, sono veramente pochi posti e quindi niente, stavamo valutando, ho detto vado ancora avanti, ma 200 km non sarei riuscito a farli con la luce e quindi ho detto ma perché devo rischiare? Ci fermiamo qua, non c'è nulla assolutamente, guardate, c'è giusto un paio di case qui e poi vabbè la via principale e niente, è stata tosta, è stata tosta, non pensavo, il sole poi adesso inizia a picchiare, quindi fa anche caldo. Marina l'ho messa in corvée che sta cucinando, ci sta preparando un'ottima cena che ho pelato tutto quanto io, ho fatto tutto quanto io, sto solo facendo 2 peperoni con 2 carote, niente di che. Non mi ha sentito, è andata bene. Vabbè ragazzi, io visto che sono stanco direi me ne vado negli appartamenti, mi rilasso un attimo, mangiamo e poi domani mattina presto si parte. Ciao ragazzi, a domani. Andem, in francese come si dice? Si dice allez. Allez, allez. Allez, che col cul si fa. No!